Bentornati sul canale del Demiurgo e oggi voglio offrirvi un contenuto un po' diverso, non un video, ma un podcast. Quindi sarà molto importante che vi fermiate ad ascoltare. Non è necessario guardare, anche perché ci sarà un'immagine fissa. Quindi mi raccomando, concentratevi sull'ascoltare. Oggi voglio affrontare un argomento che è già stato affrontato da vari creator ed esperti del settore su YouTube, anche in Italia, ma che secondo me non è stato affrontato in modo del tutto completo o comunque corretto. Vorrei partire da ciò che è stato detto da altri YouTuber, creator o addetti al settore. L'argomento è la morte, la caduta, il declino delle sale giochi, ovvero dei videogiochi arcade. Declino che diciamo è successo definitivamente nei primi anni 2000, metà anni 2000, ecco, diciamo, anche se già dagli anni 90 cominciava a diventare parecchio significativo. Cosa è stato detto su questo argomento da parte di altri creator o da altri intenditori del settore? Ovviamente facciamo una piccola introduzione. Non voglio che sia un podcast lungo, vorrei che si arrivasse velocemente alle vere cause del declino delle sale giochi arcade. Quindi cercherò di essere il più breve possibile. Allora, innanzitutto ve le ricordate le sale giochi? Come erano nel passato, ambienti cupi, pieni di fumo, sporchi, però avevano una grande attrattiva per tutti quei ragazzi che magari andavano a giocare a Gyros, a Street Fighter, a Ghost and Goblins, si divertivano tantissimo nel ricevere e dare consigli su come affrontare i vari livelli. Ecco, da tantissimi anni tutto questo non c'è più. Io comunque spiego tutto questo perché ho ascoltato persone che c'erano all'epoca. Io per quanto mi riguarda sono del 94, sono nato che c'era lo SNES e stava arrivando la prima PlayStation, c'era il Game Boy, Mega Drive, stava arrivando il Saturn, quindi non ho vissuto appieno il periodo, ovviamente, ho vissuto l'ultimo periodo dove già il settore era in crisi. Quando andavo in sala giochi io c'era già Metaslug, 2 anni dopo arrivò Metaslug, quindi diciamo che già con SNK la storia di SNK è interessante perché rappresenta un po' l'apice della perfezione della pixel art arcade, ma allo stesso tempo l'SNK diciamo si concretizza come canto del cigno, appunto, nel senso che tanta roba, ma siamo agli sgoccioli del mondo arcade. E quindi ho vissuto la fase finale sostanzialmente, fino al 2005 si trovavano parecchie sale giochi ancora, si trovava ancora qualcosa, poi piano piano è tutto sparito, ragazzi. Io i videogiochi arcade li ho vissuti in gran parte sul mio Windows 95-98, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 a casa mia col MAME, col Mame 32, da piccolo lo chiamavo Mame 32. Comunque io ho giocato gran parte dei titoli lì. Poi quello che trovavo in sala giochi lo giocavo. Mi viene in mente The House of the Dead, The House of the Dead 2, i vari Metaslug, Radical Bikers, il gioco del motorino, della pizza, del consegnapizze e tanti altri giochi Neo Geo come Prehistoric Isle 2, Spin Master, oppure cosa mi viene in mente, altri videogiochi arcade, beh, Aliens della Konami del 1990, un gran titolo. Vi dico quello che trovavo all'epoca, che ho vissuto all'epoca, però non tantissima roba perché purtroppo vabbè Zero Gunner 2 della Naomi, insomma, però ragazzi era veramente rimasta pochissima roba, oramai non c'era più niente. Tekken 3 ovviamente, Soul Calibur che girava su hardware simil PS1, la versione arcade, non Naomi come si potrebbe pensare, benché sia uscito per Dreamcast.
Comunque, titoli del genere, ma oramai eravamo agli sgoccioli. Quindi tutto quello che vi dirò l'ho studiato da fonti varie, l'ho sentito dire da persone che hanno vissuto all'epoca diciamo, il mondo arcade, da esperti, noleggiatori, appassionati, quindi ho cercato di fare una sintesi per spiegare tutte le cause vere del declino dei videogiochi arcade. Fatta questa premessa, andiamo avanti. Facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo nell'universo dei videogiochi. I giochi da bar erano quelli che all'epoca avevano la grafica più bella, avevano la possibilità di avere più memoria, più grafica. E i ragazzini dell'epoca, se volevano veramente avere il gioco di ultima generazione, lo trovavano soltanto in sala giochi. Quindi le case di videogiochi come l'Atari avevano progettato anche però videogiochi da casa dove si poteva giocare con i propri amici stando comodamente seduti a tavola in un salotto. Ovviamente la qualità grafica e sonora non era come quella arcade, ragazzi. Comunque era il primo Atari, l'Atari 2600. I giochi erano su cassette, su cartucce, si inseriva la cassetta, si giocava, la qualità non era al massimo. Atari all'epoca aveva fatto un errore che gli è costata l'azienda, cioè di non aver prodotto, cioè di non essersi fatta pagare il prodotto e non si è fatta pagare i diritti per poter creare i giochi per la propria console, sostanzialmente. Invece Nintendo, un po' più tardi, ha capito questa cosa e ha creato il marchio Original Nintendo Seal of Quality, sigillo di qualità Nintendo originale, a differenza di Atari che non si è tutelata da questo punto di vista. E quindi questo sigillo prevedeva all'utente finale una qualità del prodotto originale. Per questo Nintendo poteva avere i diritti dei propri videogiochi e Nintendo è diventata quella che è oggi grazie anche a questo. La Nintendo che tutti noi oggi conosciamo, una multinazionale che può investire milioni di euro. Da lì i videogiochi hanno iniziato poi a diventare un po' più sofisticati dopo l'83 con l'avvento del NES e con le varie schede arcade di quegli anni. In America andava tantissimo l'8-bit della Nintendo, il NES appunto, in Europa invece andava di più l'8-bit personal computer della Commodore, il Commodore 64, il biscottone. Poi è scoppiato il mondo dei 16 bit, andando sempre più avanti fino ad arrivare alla PlayStation, quindi 32 bit, generazione PlayStation, quinta generazione. La PlayStation è stata l'apice, diciamo, dell'epoca, nel senso che se si vede gli incassi dei videogiochi all'epoca si può capire il perché sia stata l'apice. Allora, bisogna considerare che lo stipendio medio, questi sono dati che ha già spiegato Arcade Story, che voglio ripetere prima di aggiungere le mie considerazioni aggiuntive molto importanti. Lo stipendio medio di un operaio nell'83 era di circa 600.000 lire al mese, ovviamente. Questo serve per dare un po' la misura, l'indice di misura delle cifre che si ottiene dai reperti che si sono ottenuti facendo delle ricerche. E nell'85 i giochi incassavano circa 961.000 lire, più o meno, in una sola giochi, come media al mese. Scusatemi, non al mese, in un giorno, ho fatto confusione. Quindi, in un giorno si prendeva parecchio, cioè uno stipendio più un terzo di un operaio, sostanzialmente, perché come ho detto prima, un operaio guadagnava circa 600.000 lire, una sala giochi in un giorno poteva fare 961.000 lire, ovviamente se questi dati sono sbagliati ragazzi correggetemi, perché sono qui per confrontarmi con voi. Quindi in un solo giorno si guadagnava uno stipendio più un terzo di esso di un operaio. Questo è quello che fatturava una sala giochi in un giorno. Quindi si facevano tanti incassi.
è uno dei giorni in cui si prendeva di più, questo è un esempio. Con solo 4 giochi si andava intorno a 376.000 lire. Si parla sempre di lire, ovviamente. Parliamo dell'Italia in questo caso. Nell'85 comunque i guadagni più o meno erano questi, un po' crescevano. Facendo un po' dei conti totali, si può dire che più tardi, nel 92, c'è stato un anno molto critico per l'economia italiana. Cioè, dopo, mentre negli anni 80 ci sono stati grandi incassi, dal 92 tutto è cambiato. In particolare in Italia, nel 92, ci sono stati grandissimi disastri, una grandissima crisi che ha investito completamente l'Italia, anche perché lo Stato, per cercare di avere qualche introito maggiore, ha emanato per la prima volta lo sdoganamento dei giochi d'azzardo, cioè ha dato la possibilità alle persone di giocare con alcuni tipi di slot machine, cosa che prima non si poteva fare. Ecco, all'epoca non si poteva dare assolutamente delle somme in denaro come vincita, ma si poteva dare qualche regaluccio. Tipo all'inizio degli anni 90, chi si può ricordare, si ricorderà che si poteva vincere una specie di vincita delle palline, cioè c'era una specie di gioco di vincita delle palline, dove si girava una manovella, c'era una spia luminosa che girava intorno allo schermo e dava un premio, poteva essere un orologio, un portachiavi, varie cose. Questo all'inizio, ma siamo ancora lontani da arrivare a dove il problema è arrivato a fondo. Comunque già qui nel 92 gli incassi dei videogiochi un pochino cominciano a calare. Ma il vero problema, almeno questo è quello che dicono gli intenditori del settore, arriva con la PlayStation, quello che tutti dicono. Cioè un anno dopo circa cioè un anno dopo la PlayStation ha portato il gioco alla parità dei videogiochi da sala giochi. Questo è quello che tutti dicono e pensano. Ovviamente non so se vi siete resi conto, ma sto parlando proprio spontaneamente. Mi sono segnato degli appunti, sto cercando di farvi un sunto perché il discorso è molto lungo. Sto cercando di, in diretta proprio spontaneamente, qui al primo colpo, sto cercando di farvi una sintesi. Tutto molto spontaneamente. Non è un video preparato perfettamente, ma è un video che vuole essere molto di sostanza, ecco. Quindi se ogni tanto mi blocco, mi fermo un attimo a pensare perché sto cercando di riassumervi tutto ciò che mi sono scritto, ecco. Ecco, diciamo che da qui con la PlayStation le società hanno iniziato a modificare il loro modo di fare i videogiochi, hanno creato delle vere e proprie macchine dove ci si può sedere, cambiare marcia, avere un volante. Quindi hanno cercato di dare qualcosa di in più al giocatore per andare a compensare la parità grafica che si poteva avere a casa. Ma tutto questo, almeno in Italia, ha servito ben poco. Perché, facciamo un esempio, con Point and Blank i ragazzi potevano anche giocarci a casa senza nessun problema. Questo è quello che dicono tutti, perché c'erano già le pistole ottiche, le light gun che potevano collegarsi alla PlayStation e quindi cambiava poco dal cabinato. Stessa cosa con Time Crisis o altri giochi che ovviamente sfruttavano una grafica molto più importante, e questa era la situazione. Intervistando vari noleggiatori, molti di loro ricordano che all'uscita della PlayStation e con l'avvento di queste prime macchine che davano una specie di regalo, come ho detto prima, gli incassi dei videogiochi erano praticamente azzerati. E praticamente quindi c'è stato un considerevole calo di incassi, cose imbarazzanti. Si salvavano un po' i flipper un pochino ancora guadagnavano, però la svolta è stata data nel 95 quando lo Stato approva la legge 328 con la quale è possibile dare come vincite ai giocatori con i giochi tipo slot machine, poker o quant'altro, più o meno, se sbaglio delle cose ditemele,
I giochi tipo slot machine potevano dare un premio massimo, un premio massimale, un biglietto di massimo 5 euro. Un ticket veniva rilasciato quando si vinceva, un ticket dal valore di massimo 5 euro. La legge prevedeva questo. Ma i noleggiatori cosa facevano? I noleggiatori, che i vari esperti del settore hanno intervistato e sentito, tra cui Arcade Story, tutti hanno confermato che non si fermavano alle 5.000 lire, lasciavano che la macchina pagasse 50 volte, 100 volte i biglietti, anche alla stessa persona. Il problema è che nessuno poteva andare a controllare queste vincite perché non esisteva assolutamente un'agenzia preposta a fare i controlli e quindi c'era un lasciapassare incredibile. C'erano persone che puntavano tutto lo stipendio del proprio lavoro per riuscire a vincere qualcosa che potesse anche arrivare a 3, 4, 5 milioni. Mi hanno parlato e hanno detto a chi li ha intervistati che si poteva arrivare anche a 15 milioni di vincite che lasciava un gioco. Quindi pensate queste persone che erano, insomma, che erano veramente attratte da poter giocare a questi giochi, ecco. L'unica legge che veniva imposta ai noleggiatori è che ogni macchina adibita al gioco d'azzardo doveva avere anche vicino un videogioco normale, tra virgolette. In quel periodo andavano i flipper, però comunque continuavano ad andare. I flipper hanno avuto un'escalation altissima dal 92 fino al 99, hanno iniziato ad avere un rendimento importante. Molti dei flipper che hanno fatto la storia sono usciti in quel periodo. Poi nel 97 lo Stato liberalizza le slot machine in quanto tali, quindi il gioco d'azzardo puro, sempre però con la vincita in punti o ticket. E cosa succede? Che viene realizzata una macchina dalla nuova Matic, praticamente un casino con la roulette, il blackjack, un vero e proprio casino. E qui vari intenditori del settore hanno testimoniato, hanno sentito la testimonianza di varie persone che facevano i noleggiatori. Questa macchina costava per comprarla 4 milioni e mezzo di lire, la si portava in qualche posto dove questo signore lo riteneva importante per gli incassi dei videogiochi e delle vecchie slot, la si mette lì una settimana e quando ritorna l'incasso di quella slot aveva incassato 50 milioni di lire in una settimana, cioè aveva ridato indietro circa 20 milioni. E considerate che con 50 milioni di lire nel 97 potevate comprarvi quasi un piccolo appartamento in una città normale, quindi veramente follia, follia pura. E nessuno andava a controllare o tutelare queste vincite, si facevano incassi stratosferici col gioco d'azzardo fino al 2001-2002, dove lo Stato poi ha iniziato però a prendere in mano in maniera drastica tutto questo mondo. Lo Stato ha dato la possibilità all'Agenzia delle Dogane di controllare tutte queste macchine fino a poi ad arrivare al 2006 dove il collegamento era per forza in internet perché all'interno c'erano persone che facevano veramente dei brogli incredibili. Quindi le slot potevano essere bloccate via internet, potevano dare delle vincite più o meno alte, non potevano più essere giocate perché c'erano delle persone che facevano incassare le macchine. E poi all'inizio il problema è che non si versava nessun tipo di tassa, non c'era nessun tipo di comunicazione alle agenzie delle dogane, si faceva solo un sequestro penale, quindi non amministrativo. Poi c'erano vari brogli dell'avvocato con quegli avvocati che adesso non voglio approfondire in questo video. C'era però, quindi c'erano queste modalità per andare dopo 4 anni in prescrizione, adottando una tecnica per non pagare le tasse. C'erano tutti vari questi casini, insomma, non era tutto regolamentato in modo corretto, ma questo video non vuole occuparsi dell'aspetto legale, amministrativo e burocratico dei videogiochi arcade. Voglio parlare delle cause proprio connaturate interne al mondo videoludico, rimanendo sull'hardware, però un pochino volevo accennarvelo. Ma se volete approfondirlo, ragazzi, vi consiglio di guardare i 2 video che ci sono su questo tema sul canale di Arcade Story. E ovviamente
per tutte le imprecisioni o qualsiasi altro informazione che volete aggiungere al completamento, ci sono i commenti. In tutto questo caso i giochi classici vennero completamente abbandonati, non incassavano più, l'incasso era quasi zero. Venivano solo messi perché c'era sempre questa legge leggera che veniva controllata anche dai vigili, dove bisognava inserire un gioco o due giochi ogni tot slot machine, e quindi venivano acquistati solo per quel motivo lì questi giochi. Nessun altro motivo spingeva più un noleggiatore ad avere un videogioco in un bar o in una sala giochi, perché non incassava e non si poteva più dare neanche l'affitto al barista del gioco stesso. In quel periodo c'è stata la chiusura totale per tutti questi eventi qua, c'è stata questa serie di eventi che ha portato a chiudere tutte le sale giochi e a promuovere al suo posto il gioco d'azzardo un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. Anche perché l'Italia non era abituata al gioco d'azzardo. Addirittura all'epoca anche i flip erano considerati giochi d'azzardo perché facevano vincere una pallina. Quindi siamo passati da una vincita di palline a dare centinaia e migliaia di lire, magari anche milioni, e così in vincita, facendo portare proprio alla povertà milioni di persone. Questo vi dà un'idea della sensibilità dello Stato, come sia cambiata. Tutto ciò è stata una conseguenza disastrosa per il mondo dei videogiochi, soprattutto nelle sale giochi, dove all'epoca i ragazzi si potevano trovare a socializzare e raccontare come magari si riusciva a vincere un livello, si riusciva a trovare il trucco per poter passare poi a vincere quel determinato gioco. Era un luogo di ritrovo, perché se tu andavi in sala giochi con il pallone in mano sapevi che prima o poi arrivavano gli altri 4 o 5, poi si poteva andare a giocare a calcio nel campetto. Questo purtroppo è quello che dicono tutti, la maggior parte dei creator, è stato annientato dall'ingordigia dell'uomo, da voler guadagnare migliaia e migliaia di euro, milioni di lire. Tutto ciò ha portato a un disastro, una vera malattia, quella del gioco d'azzardo, in posti dove invece c'erano dei ragazzini che si divertivano, si socializzavano nella maniera più bella che si potesse descrivere da quando il mondo è nato. Tutto questo è quello che Arcade Story e altri intenditori del settore hanno raccolto tramite varie testimonianze di ex noleggiatori e persone che hanno vissuto all'epoca. Quindi non sono cose che ovviamente ci si è inventati, sono cose che sono state appunto dette da quei punti di vista che vi ho detto prima, con le leggi che sono state emanate pian piano nel corso dell'epoca. Quindi anche all'epoca il problema è che questi videogiochi arcade oggi non potrebbero mai incassare in nessun modo, a meno che non si inventi qualcosa di particolare, di diverso, per renderli di nuovo attrattivi, ma al momento non ci sono idee che possono far fruttare una sala giochi, ma comunque possono far divertire le persone momentaneamente facendo delle fiere itineranti, facendo scoprire qualcosa di importante, di carino, invece di voler pensare solo unicamente al mondo del guadagno. Questa era la prima parte che volevo dirvi, sono stato anche troppo lungo. Posso parlare un secondo delle leggi, ma voglio sinceramente essere breve. Scusatemi, ma sto anche bevendo, visto che è un podcast mi bevo anche una tazza di tisana intanto, perché la voce se no mi manca. Andando avanti, le leggi sono complicate. Perché non si vede in Italia, non si vedono più dei videogiochi anni 80 all'interno dei bar o ristoranti? Nel resto del mondo può succedere, ma in Italia non succede. Come mai? Come mai non li vediamo più questi videogiochi arcade anni 80, 70, 80, 90? Non si vedono più in bar o ristoranti in Italia. Tutto questo perché l'autorità preposta al controllo dei videogiochi e delle slot machine è l'Agenzia delle Dogane. L'agenzia, con varie leggi che si sono susseguite, ha fatto in maniera, che sono quelle che abbiamo detto prima, in maniera un po' sommaria, ha fatto in maniera tale che il gioco da intrattenimento, come quelli classici da sala giochi, possono essere messi all'interno di un bar, un ristorante, un locale pubblico, un luogo pubblico, solo e se unicamente si ha un nulla osta ministeriale.
Questo nulla osta viene rilasciato solo unicamente nel momento in cui viene portato il gioco a Roma con una scheda tecnica arredata in tutte le sue forme, dove spiega come è fatto il monitor, come è fatta la scheda. Una volta ci volevano anche i codici sorgenti della scheda, poi per fortuna hanno tolto questa regola, anche perché in Italia è molto difficile da reperire, tutte queste informazioni sono difficili da reperire perché ci sono i bootleg anche, quindi c'è molta confusione. Una volta che è stata redatta questa scheda tecnica, l'agenzia delle dogane, se è tutto a posto, deve rilasciare le certificazioni CE. Per la sicurezza devono essere tutte a posto queste certificazioni sulla sicurezza, allora poi viene rilasciato il nulla osta. Questo lavoro costa all'incirca dai 3 ai 5.000 euro, dipende anche dalle cose che devono essere fatte. Dopodiché viene rilasciato nulla osta e deve essere ben visibile sul videogioco. Questo è solo per un videogioco di quelli classici arcade. Per esempio, se voi lo fate il nulla osta di dell'Excite Bike di Nintendo, non potrete metterlo su Ghost and Goblins, per dire. È solo per Excite Bike. Tutti i giochi che vengono messi nella sala giochi, Excite Bike, eccetera, poi dovranno pagare come nulla osta annuale circa 200 euro di tassa. Questo ogni anno, dopo la tassa iniziale del nulla osta, iniziale molto più alta. La legge è questa. Se poi vorrete esporre anche Ghost and Goblins, dovete fare tutta la stessa pratica tecnica, mandarlo a Roma, fare un nulla osta per Ghost and Goblins, pagarci il nulla osta poi di 200 euro annui e si potrà quindi esporre quel gioco lì. La cosa diventa molto dispendiosa, potete capire, in una maniera impensabile. Anche perché il locale lo vuole mettere esposto, siccome vuole il guadagno. Se vuole il guadagno, il problema è che non si superano assolutamente i 90 euro annui. Questo per esperienza di chi ci ha provato, anzi mensili, non annui, ho sbagliato, 90 euro mensili. Quindi in un locale di guadagni non ce ne sono, che poi i primi mesi guadagna di più, poi da quando è lì, pian piano che è lì, la gente pian piano non ci gioca più. Ovviamente poi va nel senso che se uno li vuole esporre senza momentaneamente per una fiera itinerante, devono essere sempre in maniera gratuita, quindi in free play. Praticamente poi il problema è anche questo, che se ci sono molti cabinati, molti videogiochi che anche se si volesse fare il nulla osta, se questi sono importati per esempio dall'America e fabbricati prima del 95, il problema è che non è possibile avere il certificato CE, cioè il certificato di sicurezza che è uscito dopo il 95, quindi non potrà mai essere approvato dall'agenzia delle dogane, è impossibile da mettere fuori. Questo vale per tutti i videogiochi che vengono dall'estero, per esempio dall'America, e che sono stati fabbricati prima del 95, quindi nel nostro paese, in Italia, non potrebbero mai essere approvati dall'agenzia delle dogane, appunto perché non potrebbero avere la certificazione CE. Quindi è un cane che si morde la coda, non potrà mai essere esposto. Le uniche macchine, gli unici cabinati arcade che potranno essere esposti sono quelli che sono stati prodotti dopo il 95 e che hanno il certificato CE. Allora lì uno potrebbe anche spendere, può investire, fare un nulla osta. Però quanto può essere di gradimento per i locali? Bisognerebbe in qualche maniera rientrare nelle spese che si fanno, perché regalare i soldi penso che nessuno abbia questa voglia al mondo, a meno che non si sia miliardari. Allora molti chiedono se è possibile inserire un videogioco arcade anni 80 gratuito all'interno dei locali. La legge prevede che qualsiasi dispositivo, anche in free play, all'interno di un luogo pubblico, non è possibile utilizzarlo perché ci può essere una via alternativa di guadagno. Per esempio il barista potrebbe dire: se fai il record ti do una birra gratis. Ecco, quello potrebbe essere considerato un provente che viene dal gioco indirettamente, quindi l'autorità preposta potrebbe indicare nel processo che ci sarebbe la possibilità di questo evento, di questa situazione all'interno di un locale, e quindi loro, per non sbagliare, fanno andare avanti la denuncia senza guardare appunto se il gioco
ha avuto diretti proventi o meno dalle persone che sono al suo interno. Quindi capite che la questione è complessa. Ma allora dove si possono tenere questi giochi? La possibilità c'è soltanto negli eventi fieristici, ovvero itineranti, perché negli eventi fieristici bisogna far provare il gioco. Quindi una persona porta un videogioco in una fiera, lo fa provare alle persone in maniera gratuita, senza i crediti, e poi la persona, se magari questo gioco gli piace, in un secondo momento contatta il venditore e magari acquista il videogioco. Capito? Questa è la situazione. Queste sono le cose importanti, più che altro su cui le persone vogliono informazioni. Allora, io ho cercato di fare un sunto un po' di tutta la situazione, avendo ascoltato altri più esperti di me. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. E facciamo un piccola parentesi sui giochi emulati prima di arrivare al succo della questione. Siamo già a mezz'ora e adesso nell'ultima mezz'ora vorrei dire le vere cause, quelle proprio più importanti, connaturate endemicamente ai videogiochi arcade stessi, il rapporto ai videogiochi da casa, dalle console. Però una piccola parentesi sull'emulazione voglio farla, perché il mondo dell'emulazione, fino a quando resta nel privato, è sacrosanto. E quindi è normale che, un po' come me, tutti i privati che vogliono costruirsi un cabinato arcade in casa, vogliono mettersi dentro i giochi, se lo vogliono fanno benissimo, perché è una bellissima forma di hobby, permette di imparare cose nuove, capire tante cose sul passato dei videogiochi. Quindi questo è sacrosanto diritto. Abbiamo avuto per esempio l'esempio di Once Were Nerd, che ragazzi vi consiglio di guardare la live sul mio canale, perché ho fatto chiarezza nella live dedicata a Once Were Nerd su quello che riguarda il copyright. Adesso non voglio parlare più di questa questione. Comunque sappiate che normalmente la legge del copyright dura 70 anni dopo la morte dell'autore. Adesso questo non voglio aggiungerlo, non voglio parlarne ulteriormente. Addirittura in America il copyright scade 95 anni dopo la sua creazione, un po' diverso. Quindi queste qua sono, diciamo, informazioni molto più, diciamo, dedicate al copyright. Adesso non voglio parlarne. E ora voglio arrivare al punto cruciale, perché altrimenti non finiamo più. Allora, scusate, bevo un goccino d'acqua. Appunto, dopo aver fatto questa introduzione bella lunga, possiamo arrivare al succo della questione. Facciamo adesso un ragionamento ad ampio spettro. Quindi, dopo aver introdotto questa questione, che potete trovarla benissimo spiegata nei due video di Arcade Story, il primo si chiama Perché hanno chiuso le sale giochi e l'altro si chiama Le leggi italiane sui videogiochi arcade. Li trovate questi due video sul canale YouTube di Arcade Story. Ora arriviamo a analizzare le cause più importanti, perché quelle là sono state cause di contorno del sistema, burocratiche, amministrative, finanziarie. Però analizziamo il concetto, cioè le cause interne, che derivano appunto dal rapporto tra produttori di macchine arcade, macchine casalinghe e videogiochi arcade e videogiochi da casa per console. Analizziamo un attimo queste cose, perché di tutto quello che è stato detto vanno fatte delle precisazioni. Facciamo un ragionamento ad ampio spettro, perché tutti, la maggior parte delle persone, dicono che le sale giochi a un certo punto hanno avuto meno affluenza, perché finalmente si poteva avere a casa l'hardware che poteva far andare lo stesso identico gioco con le stesse caratteristiche grafica e audio che noi trovavamo prima in sala giochi. Ma la verità è che, se ci pensate bene, già ai tempi dell'Amiga c'era della gente che già non andava quasi più in sala giochi. Si trattava di una diversificazione della situazione. Si aveva un'Amiga, un computer con cui poter fare quello che si voleva a casa tua,
Stavi lì, programmavi, suonavi, era veramente un altro mondo, un altro modo di impiegare il tempo. Quindi è normale che le compagnie dei ragazzi, il ritrovarsi, diminuiva sempre di più come fenomeno. Basta ricordarsi come all'epoca si era da ragazzi. E lo sto dicendo io che non ero neanche nato. Però se uno si siede, si ferma a pensare, la spiegazione ci se la dà da soli. Quindi siamo sicuri che le cause siano state le leggi, solo le leggi, o che sia stata la causa principale, oppure l'avvento di PlayStation, le console che avevano la stessa potenza grafica e davano la stessa esperienza anche a casa. Quindi, perché quello che è stato detto fino adesso nei video di Arcade Story è che soltanto le leggi, la situazione finanziaria, economica, amministrativa, burocratica e legale, più il fatto che siano arrivate console sempre più potenti, sono arrivate a pareggiare la potenza grafica dei giochi arcade con la PlayStation al culmine, ecco, fino adesso si è detto che le cause sono solo queste, ma in realtà, come vi ho detto prima, parlando dell'Amiga per esempio, come vi ho detto poco fa, c'è stato proprio un cambio di vivere la vita, un cambio di ritrovarsi, della modalità di trovarsi tra ragazzi, perché, cioè, come ho detto prima, le persone smettevano di andare in sala giochi perché è cambiato il modo di impiegare il tempo. E adesso analizziamo meglio questa situazione, molto meglio. Allora, per esempio, Tekken 3, Arcade Perfect sulla PlayStation. Grazie al cazzo. Perché in sala giochi hanno usato la PlayStation. Se voi andate a vedere l'hardware arcade di Tekken 3, è composto da due schede e quella sopra è una PlayStation. Appena più potente, ma una PlayStation. Stessa roba Soul Edge, è sempre una PlayStation. Anche poi Puzzle Bubble, c'è una versione su PlayStation. Hanno usato la PlayStation 1, la PlayStation 2, tantissime in sala giochi. E non l'hanno neanche nascosta, basta guardare le schede. Hanno proprio preso il circuito della PlayStation e ce l'hanno agganciato sopra. Sono due schede, ok? Se voi guardate, se voi andate sul sito System 16, andate a vedere le schede arcade, Tekken 3, Soul Edge, ma tanti altri giochi sono proprio basati su hardware PlayStation nudo e crudo. Non è che la scheda arcade era diversa completamente dalla scheda della PlayStation, della console di casa. Praticamente la scheda arcade era la scheda della PlayStation più sotto un'altra scheda per interfacciare i comandi e altre funzioni in più. Ovviamente era appena più potente la scheda, dava più RAM, cose del genere, però sostanzialmente grazie al cavolo che la conversione è facile. Un esempio è Tekken 3 in sala giochi ha lo sfondo 3D, fondali 3D, mentre su PlayStation c'è la 2D, ma comunque tutto il resto è uguale sostanzialmente. Si vede proprio chiaramente, ma non è perché le console stavano aumentando di potenza e di resa indipendentemente dal mondo arcade e quindi gli facevano concorrenza. Erano le stesse case produttrici di videogiochi che hanno smesso di investire milioni nel mondo arcade, ma hanno cercato di risparmiare perché già avevano capito che in sala giochi ci andava meno gente. Un esempio è Sega. Sega ha smesso di spendere milioni per fare Model 1, Model 2, quindi hardware dedicato, ma ha cominciato a utilizzare la stessa macchina più o meno, sia nel mondo arcade che a casa, perché nel mondo arcade non si riusciva a guadagnare abbastanza dal solo mondo arcade, perché già la gente aveva smesso di andarci, nonostante le schede arcade fossero molto più potenti. Quindi sono state le stesse. L'esempio che facevo prima, appunto, che stavo dicendo della Sega, era tra
tra la scheda arcade Naomi e la Dreamcast, la console da casa, che sono più o meno la stessa macchina. La Naomi è semplicemente più RAM. Questo vuol dire che sono già state le case, erano state le case produttrici di videogiochi a voler risparmiare, a voler portare alla parità il mondo arcade e il mondo casalingo. Non che il mondo casalingo fosse andato più avanti dell'arcade in maniera indipendente e quindi avesse inabissato l'arcade, fosse stato il nemico dell'arcade. Erano due mondi che andavano in parallelo, perché erano le stesse case produttrici dei videogiochi arcade che mandavano avanti i videogiochi da casa e volevano risparmiare il più possibile, smettendo di fare hardware dedicato costosissimo arcade, esempio Model 1, Model 2 o altre, ma si voleva fare si voleva utilizzare la stessa macchina appena più potente, la stessa macchina che era nella console, usarla appena più potente in sala giochi. Quindi non è vero che c'è stato un conflitto di interessi in quel senso lì, ma semplicemente le case produttrici hanno cominciato a riciclare le macchine, le stesse macchine, sia in sala giochi che a casa, perché le spese erano troppo alte nel fare un hardware dedicato solo per sala giochi e farne un altro completamente diverso da casa e quindi dover convertire con grandi complicazioni. Ma questo perché già alla base le sale giochi non guadagnavano, non avevano più incassi sufficienti da giustificare una spesa così elevata come hardware costosissimo dedicato da sala giochi arcade, esempio Model 1, Model 2. Ci siamo capiti? Un altro esempio è l'SNK. Addirittura con l'SNK si ha la stessa identica macchina in sala giochi a casa, ma è stata l'SNK a farlo, non che è nata l'AES e allora l'MVS è in difficoltà perché ha la stessa potenza dell'AES e l'AES ha fatto concorrenza all'MVS. No, sono due mondi paralleli. È la stessa situazione creata dall'SNK perché si risparmiavano barcate di soldi a fare lo stesso hardware per casa e per arcade e per sala giochi. Ma perché già alla base si stava capendo che la gente in sala giochi non ci andava per motivi psicologici, sociali, che adesso approfondiamo un pochino. L'ho già detto prima nel caso dell'Amiga. Ci siamo capiti, adesso cerchiamo un attimo di approfondire. Quindi è il contrario. Le conversioni si facevano bene perché è la stessa macchina, è il contrario. I produttori di videogiochi avevano già capito e visto che c'era un'affluenza sempre minore in sala giochi e si sono detti: chi cazzo me lo fa fare di spendere soldi in hardware dedicato se poi tanto la gente non ci va o ci va meno? Io faccio un gioco per sala giochi, lo faccio facilmente convertibile o addirittura convertibile in modo facile perché è proprio lo stesso programma. Magari dall'altra parte lo sbatto su un CD, esempio Neo Geo CD o PlayStation, appunto. È la stessa idea della Neo Geo, dell'SNK. Il programma si fa per lo stesso identico hardware con uno slot leggermente modificato. Stesso programma per due macchine e via Neo Geo AES rispetto all'MVS. Per anni si è andato avanti a dire ma sono conversioni fantastiche quelle da sala giochi, cioè quelle su AES rispetto a quelle MVS, ma non sono conversioni, è lo stesso identico programma. Quindi cosa avrà ucciso le sale giochi? Le console, la PlayStation? No, forse in parte, però minima. La gente non ci andava già più in sala giochi perché era proprio cambiato il modo di vedere le cose, non ci si entrava più. C'entra poco il discorso che abbiamo fatto fino adesso della sala giochi rispetto alla potenza delle console, o comunque c'entrano ma in fattore molto minimo. Purtroppo ognuno la vede a seconda dell'angolazione che lui ha avuto. Un noleggiatore la vede in una maniera, un giocatore la vede in un'altra, capito? Ma bisogna cercare di essere un po' obiettivi in queste cose. La ragione sta nel mezzo. Le cause non stanno tutte da una parte.
come spesso si fa credere, perché così la cosa è sbilanciata. Non è che quelli che facevano gli arcade come la Sega, che spendevano milioni di dollari in uno sviluppo come la Model 1, tutto ad un tratto gli hanno preso un frassino in mezzo agli occhi e deciso di utilizzare l'STTV per fare gli stessi giochi. Non sono rimbecilliti totalmente. Il fatto è che se uno spende, se uno spende e investe, si ha un ritorno economico. Se le società incominciano a investire meno, a utilizzare di più l'hardware più semplice, quello delle console, sicuramente lo fanno per avere uno sviluppo verticale, nel senso che così il programma è più facile da convertire, ma allo stesso tempo si investe meno perché c'è meno affluenza all'interno della sala giochi. Non conviene più spendere milioni di dollari se i tuoi soldi non ti tornano indietro, ne spenderai meno. Questo andazzo non è che è venuto fuori dall'oggi al domani, ci è voluto del tempo e questo è uno dei motivi. Ma perché non si guadagnava più come prima? Perché la gente non ci va più. Sicuramente c'entrerà il mondo dei 16 bit, sicuramente c'entreranno i computer, sicuramente c'entrerà il cambio delle società, c'entreranno tante cose. Sono tante piccole sfaccettature che c'entrano. E quindi le sale giochi si svuotano. Allora, gli arcade, facciamo un piccolo riassunto storico. Gli arcade si può dire che iniziano nel 66, 67, 69. Stiamo parlando che però all'inizio erano elettromeccanici, possiamo dire. Poi nel 72 erano ancora elettromeccanici, nel 73 si comincia a vedere un po' di elettronica discreta, si cominciano a vedere i primi giochi e poi nel 75 arriva il famoso Space Invaders. Si comincia a avere dell'hardware sostanzialmente. Escono gli 8 bit. Se si va a guardare i giochi che c'erano e a guardare la tipologia di hardware, ci si accorge per esempio che un banale Famicom usava un 6502, che era una CPU all'avanguardia. Veniva utilizzato tranquillamente da tantissime macchine, compreso gli Apple, e si trovava a pari pari in sala giochi. E non ci se lo trova dopo mesi o centinaia di anni dopo, ci si ritrova praticamente subito. Come nel caso del Play Choice della Nintendo, che praticamente è un NES Famicom. Ci se lo trova subito. Anche altri giochi, 1942, Mega Man 3, Mario Bros, Super Mario Bros, Donkey Kong, si trovano subito in sala giochi. Si arriva agli anni 80, sempre col 6502 ci si arriva ad avere macchine come il Commodore 64, il VIC-20. Tutto quel periodo lì, siamo negli anni 80, si cominciano a vedere cose che in sala giochi non è che ci si riusciva, cioè comunque in sala giochi l'hardware comincia a diventare più sviluppato. Si comincia negli anni 80 a vedere le sale giochi, l'hardware da sala giochi comincia a superare l'hardware da casa, sostanzialmente. Poi arriva la Sega, troviamo il Sega Master System. È una macchina basata su uno Z80. Ci troviamo Outrun e tanti altri bei giochi. Non abbiamo sulla macchina ovviamente la stessa definizione che c'era in sala giochi, però come ho detto prima, negli anni 70 tra mondo arcade e mondo da casa la differenza grafica non è che fosse più di tanto. Negli anni 80 comincia a esserci un grande divario, ovviamente. Andiamo avanti e cosa succede? Arriva l'Amiga, basato sul 68000. Un processore molto potente, che c'era anche in Atari ST, un processore utilizzato anche in molti sistemi arcade, come abbiamo detto. Dopo arrivano i chip custom, appunto, con l'Amiga, che sono quelli che fanno la differenza. I computer cominciano a fare delle cose interessanti.
arriviamo agli anni 90, abbiamo la Model 2, Sega Rally, sono titoli più difficili da creare, da ricreare a casa, anche se su Saturn abbiamo una buona conversione. E poi dopo si arriva alla PlayStation 1. Quindi si ritorna ad avere un parallelismo. Quindi, facendo riassunto, negli anni 70 abbiamo un parallelismo tra la complessità e la performance grafica dei videogiochi arcade da sala giochi e quelli da casa. Negli anni 80 si crea un grande divario perché tra i videogiochi arcade e quelli da casa differenze grafiche sono notevoli. E poi si torna in questo periodo, anni 90, con la PlayStation, il Saturn, eccetera, si ritorna a un parallelismo, si ritorna a un riavvicinamento tra performance grafiche e non solo dei giochi arcade a sala giochi con quelli da casa. E questa è la situazione. Andiamo avanti. Con la Model 1, Model 2, Model 3 si capisce, Sega capisce che non si può più investire milioni di dollari per fare un hardware così folle dai costi fenomenali. Era la tecnologia migliore del momento, però. Il discorso è che non si guadagna più abbastanza. C'è stata un'escalation assurda fino a quel periodo e poi arriva SNK che, come ho detto prima, utilizza la stessa macchina sia nel mondo arcade che da casa. Perché si comincia a vedere meno affluenza. Non parliamo neanche dell'Hyper Neo Geo 64 che è stato un fallimento clamoroso. La gente non viene più attirata dalla sala giochi, non ci va più. Non ha più senso spendere soldi mostruosi. È meglio avvicinare due sistemi hardware, quello da arcade e quello delle console, per risparmiare i soldi. E quindi questa, ragazzi, è la situazione. Non è che voglio dire poi molto altro, ci sarebbero da fare tantissimi esempi, però il problema è che abbiamo sempre avuto, tranne negli anni 80, dove c'è stato più divario, un parallelismo tra mondo arcade e mondo di sale giochi e mondo di videogiochi da casa. Eh, come vi ho detto prima, è stato un cambio di abitudini. È stato un cambio di abitudini perché la gente con il computer ha imparato a stare a casa, a poter fare programmazione, ha imparato che ci sono anche altri titoli oltre all'arcade, ha imparato che si può fare anche. Cioè, anche soltanto il fatto che ci sono videogiochi che in arcade non si trovano. Cioè, vogliamo parlare del NES, ragazzi. Sul NES è uscita della roba. Il NES è stata la console che ha fatto rinascere appunto il mercato dei videogiochi da casa, casalinghi. Vogliamo parlare di quanti videogiochi del NES ci sono soltanto sul NES e non in sala giochi? Cioè, col NES i videogiochi hanno cominciato a non essere solo arcade, perché negli anni 70 la maggior parte dei videogiochi erano solo arcade. Con il NES sono nati tantissimi giochi non arcade, dal NES in poi. E quindi la gente un po' coi computer, Commodore 64, VIC-20, Atari vari, Amiga poi dopo le altre console, ma a partire dal NES si è capito che i videogiochi, cioè c'erano esperienze di gioco diverse dall'arcade, più profonde, RPG e tanti altri giochi, platform, però platform più lunghi, capito? Cioè il discorso è quello, quindi nonostante, come ho detto prima, c'è stato un divario negli anni 80, però nonostante poi dopo l'hardware è ritornato come negli anni 70 simile tra mondo arcade da sala giochi e console da casa, il concetto è che la gente in quegli anni lì
Dopo il NES, in particolare, ha cominciato a conoscere altre tipologie di videogiochi. Quindi, come ho detto prima, non ci si andava, cioè, sono cambiate proprio le abitudini, non ci si trovava più ai muretti, non si facevano più i ritrovi, non si facevano più le girate in moto. È difficile che ci si ritrovava in sala giochi, ma piuttosto ci si ascoltava la musica ognuno per i cavoli suoi. Si stava a programmare a casa propria, a giocare a casa propria con giochi diversi da quelli che si trovano in sala giochi. Il discorso è quello lì, ma il concetto è che, come ho detto prima, tutta questa situazione ha creato uno spegnersi di interesse per le sale giochi. Ma non è la questione del fatto che si è arrivati alla parità grafica e di potenza con le console da casa rispetto a quelle della sala giochi, è semplicemente che le console e i giochi da casa davano anche esperienze diverse. E non parlando dei computer, con i computer si poteva fare molto di più, ascoltare musica, programmare, guardarsi anche dei video, divertirsi con dei programmi. Ecco, cioè si è arrivati a, diciamo, le persone hanno cominciato a utilizzare il loro tempo in maniera diversa dall'esperienza puramente arcade. Ed è per quello che le case sviluppatrici hanno sempre di più cominciato a tagliare i costi nel progettare dell'hardware dedicato costosissimo. Come vi ho detto prima, la Sega Model 1, Sega Model 2, Sega Model 3 sono state l'apice delle spese folli per hardware arcade dedicato, e poi da lì in poi si è cominciato a tagliare pesantemente i costi, perché si è capito che in sala giochi la gente non ci andava più e dei costi così elevati non potevano giustificare, non potevano essere giustificati da degli introiti così bassi. Questo, ragazzi, è il discorso, ed è per quello che poi Sega ha cominciato a tagliare tantissimi costi, a fare la Naomi, la Tommy's Wave e tutto il resto, la Naomi 2 anche, e fare il Dreamcast da casa, che sostanzialmente il Dreamcast è una Naomi leggermente depotenziata, cioè in realtà sono la stessa macchina, sostanzialmente. Idem SNK, che utilizza la stessa identica macchina. Abbiamo detto PlayStation 1 e PlayStation 2 sono macchine strausatissime negli arcade, perché non bisognava più spendere tanto, non valeva più la pena spendere tanto nel mero settore arcade facendo hardware dedicato costosissimo solo per arcade, perché si era già capito che la gente a casa faceva altre cose. Non è che preferivo stare a casa a giocarmi Tekken 3 a casa piuttosto che in sala giochi, ok? Il problema è che a casa avevo già un computer con cui facevo anche altre cose, ascoltavo musica, mi guardavo film, programmavo, oppure avevo una console, un NES, uno SNES, con cui giocavo ad altri titoli anche non arcade, che anche se non avevano una grafica bella come quella arcade, mi davano esperienze diverse, nel caso di RPG o quant'altro, o altri tipi di gioco, strategici e via. È questo il discorso. Quindi non è vero che la PlayStation ha ammazzato il mondo arcade. Non è vero. Assolutamente no. E non bastano da sole le leggi, la configurazione burocratica amministrativa, la situazione appunto che vi ho detto prima, politica, amministrativa, finanziaria, burocratica, e il discorso della PlayStation non sono sufficienti da solo a spiegare il declino, la morte, la caduta dei videogiochi arcade delle sale giochi. Ma c'è tutto questo discorso, lo ripeto ancora una volta, tale per cui concludiamo che siamo a un'ora in questo delirio di parole, di flusso di parole molto spontaneo che ho voluto farvi. Il discorso è che per varie situazioni, dopo la fine degli anni 70, quando sono nati i computer e con l'arrivo del NES in particolare, cosa è successo? Console simili al NES. Sono arrivati giochi che davano esperienze diverse da quelle arcade, giochi più complessi, più profondi, più duraturi e lunghi, RPG, platform, cose del genere, platform più complessi, eccetera.
Poi i computer consentivano di stare a fare anche altre cose a casa propria, ascoltare musica, programmare, guardare video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo ha portato la gente a smettere di andare in sala giochi, ad atomizzarsi un po' nel proprio mondo, a isolarsi, a ritrovarsi meno anche in giro, non solo in sala giochi, ragazzi, ma anche uscire meno di casa, uscire meno in generale, perché ognuno stava un po' più a casa sua a fare le sue cose. Poi si è arrivati all'apice a spendere, la Sega diciamo è quella che in particolare ha continuato a spendere molto nel mondo arcade. Si è arrivati a un momento di non ritorno in cui la spesa era troppa per gli introiti che si avevano. Si è capito, si è capito che la gente non andava più così tanto in sala giochi per altri motivi che sono quelli che vi ho detto, e quindi non conveniva più fare hardware dedicato. Ed ecco perché Tekken 3 lo trovate praticamente uguale in sala giochi e a casa, non perché la PlayStation ha fatto concorrenza al Tekken 3 Arcade e quindi è diventata potente uguale, quindi ecco, non ha senso, non c'è più nessun motivo per cui io debba andare a giocare in sala giochi, me lo gioco a casa e allora le sale giochi guadagnano di meno. No, no, è stata la Sony stessa, per esempio, a voler la stessa scheda sia a casa che in sala, nella console che nella sala giochi, nell'arcade. Per una questione di costi, perché non si potevano più giustificare dei costi così elevati per un hardware dedicato se gli introiti erano così bassi, perché la gente aveva già altre abitudini, non ci andava più per altri motivi che sono quelli che vi ho detto prima. Io spero di aver chiuso la questione, perché eh, ovviamente ho cercato di riassumere al meglio che potevo, però la situazione può essere anche molto più complessa. Poi c'è la situazione dei laser game, dei videogiochi su laser disc, che è molto particolare, è una cosa a parte che adesso non voglio approfondire. Comunque, eh, parlando dei laser game, facendo proprio una conclusione anche su di loro, considerate che se anche come Model 2, Model 1, Model 2, Model 3 che costavano un botto, tipo una Model 3 costava anche 25 milioni di lire a macchina, ce ne compravi due, erano 40 milioni di lire, non sono noccioline. Eh, Dragon Slayer costava tanto anche lui, costava anche tanto, ma pensate anche a un Sigarelli, a un Segarelli. Segarelli costava 25 milioni di lire, 25 milioni di lire. Capite che per rientrare di una cifra del genere di gettoni ce ne vogliono, ce ne vuole di gente che ci gioca, e questo è il problema. Quindi si dà tanto addosso ai laser game, che erano molto costosi, complessi come sistema, delicati, si guastavano, tutto quello che volete. E costavano tanto i laser game come Space Ace, Dragon Slayer, Tire Quest, costavano veramente tanto. Ma se voi pensate a un Model 1, Model 2, Model 3, ripeto, un Sega Rally costa 25 milioni di lire. È un gioco della Madonna, di gettoni ne prendeva tanti. Ma quante ce ne vogliono per rientrare delle spese? 25 milioni di lire. Di gettoni ce ne vogliono troppi, non si rientrerà mai, e da quel momento Sega ha capito che conveniva, anche lei è stata l'ultima a capirlo, è stata l'ultima rispetto a Sony, rispetto a Nintendo, rispetto a Taito, Namco e compagnia bella, Capcom e a SNK, è stata l'ultima a capire che non valeva più la pena spendere così tanto, e ha fatto appunto il Dreamcast, la Naomi, che sono la stessa macchina soltanto con della RAM in più. Naomi, Naomi 2, Atomic Wave e compagnia bella. Ragazzi, vi ho fatto un sunto molto molto veloce, molto diciamo anche improvvisato della situazione, ma spero che si sia capito il vero motivo. È stato un podcast molto spontaneo, molto... Sicuramente ho fatto degli errori perché ho parlato leggendo paginate di roba che mi sono scritto, che ho studiato nel corso di questo mese per cercare di dare la mia visione definitiva. Siamo arrivati a un'ora. Io spero che
vi siate fatti un'idea più chiara. Comunque, se ho sbagliato cose, ci sono i commenti, correggetemele, completate. Voglio che questo sia un podcast di discussione. Non sono qui a dire la sacrosanta verità, a dirmi arrogantemente come, a definirmi arrogantemente come colui che sa tutte le cose. Però, secondo me, nei video di Arcade Story mancavano molte informazioni e ho cercato di darle qui nel modo più preciso che potevo fare. Però, ragazzi, ci sono i commenti, quindi precisate meglio le cose se le sapete meglio di me, integrate, correggete, fate i complimenti se vi trovate d'accordo con me, dite la vostra. I commenti ci sono apposta. Se poi questo tipo di video vi piace, i miei contenuti vi piacciono, ricordate di iscrivervi al canale, mettere mi piace, chi vuole può abbonarsi, che sostiene tantissimo il canale, può avere dei contenuti esclusivi. Potete seguirmi su Instagram e su TikTok e ovviamente iscrivetevi anche nel server Discord. Ragazzi, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e condividetelo. Ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto. È stato un podcast abbastanza lungo, però in un'ora di roba ne sono state dette. Voglio che questo podcast sia di riflessione per tantissimi. Come ho detto, è stato molto improvvisato, molto naturale. Lo sapete che io sono così. Qualche volta faccio dei video più editati, ma stavolta ho voluto fare tutto improvvisato perché voglio un contenuto naturale. Ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima.